Buongiorno a tutti, oggi vi porto in una nuova avventura anche per me. Infatti vado a fare le ferie su Sayonara per una settimana. Questo è il primo di 2 episodi nei quali vi porterò in posti incredibili. Pescherò sott'acqua e cucinerò il pesce e poi esploreremo insieme le coste della Sardegna, ma purtroppo sarò costretta ad affrontare dei problemi incredibili. Ora stanotte ho dormito in barca, maledette zanzare che mi hanno massacrato. Ora faccio le ultime cosine che sono quelle di caricare l'acqua e poi si parte. Caldo della Madonna stanotte pure. Ieri sera è stata una serata terribile perché ho cercato di fare benzina in tutti i modi. Blackout totale e quindi praticamente non sapevo più cosa fare perché la pompa si è bloccata e tutto. Ho detto qua mi fregano tutti i soldi, quindi sono mezz'ora che stiamo aspettando qui. La macchina sembra uno zingarame incredibile. Questa è la scena prima della partenza. È saltata di nuovo la corrente. Ovviamente io stavo ricaricando il batterio della barca e tutto. Aiuto. Ah, dimenticavo, prima di partire svegliamo tutto il porto, va. È sempre emozionante partire, lo sapete, perché comunque è un po' una sfida, perché si va, non dico verso l'ignoto, ma le condizioni marine possono sempre cambiare. E poi c'è tutto il discorso di esplorare nuovi posti, vedere quello che succederà. Insomma, a me piace un casino. L'idea è quella di partire dal porto di Capitana, andare verso sud-ovest e poi arrivare fino a Carloforte con delle tappe intermedie. Alla mirabolante velocità di 5 nodi e mezzo, senza vento. Se va! Ho tirato sul parabol e andiamo lì giù. Bene, bene, dai. Più a largo andiamo, più vento non troviamo. Attraversiamo tutto il golfo di Cagliari. Questa, vedete, è la spiaggia del Poetto, che arriva fino lì, dove c'è la Sella del Diavolo. E poi inizia la zona di Capoterra. Anche se non è periodo, 2 diretti a traina si fanno sempre, 2 prove. Tanto la navigazione è lunga. Ci metto un aeroplanino che servirà ad attirare questi tonnetti, pesci di superficie. E poi magari un'esca come queste, che dite? Vedete questa striscia più scura che c'è lì? Ma quello è vento, quindi fortunatamente ora sta entrando un po' di venticello, vediamo da che direzione, sicuramente in faccia, quindi non possiamo fare niente. Cosa è successo? Praticamente un gommone ci è passato a tutta velocità alle spalle, ha preso l'esca e ovviamente si è trascinato tutto il filo, tutti e 300 metri di filo. Dio vuole riesco a recuperare quantomeno il filo. Io sono stato gentile, loro sono stati gentili, sono riuscito a recuperare tutto, cioè questo è un miracolo, a recuperare tutto il filo. Ah, finalmente a vela. Siamo a vela, facciamo la bellezza di 4 nodi e mezzo. La cosa bella è che è gratis, quindi non consumiamo benzina, ma soprattutto non moriamo di motore. Mo ci si mette lì davanti, che è il posto più bello Di tutta la barca. Un pesce volante appena saltato davanti alla pura di Sayonara, bellissimo. Che fanno? Loro si spaventano, pam! Accelerano con la coda, poi volano, e cioè aprono le pinne pettorali che come se fossero delle ali e scappano. Quando il vento va e viene io lascio comunque sempre un po' di vele. Perché? Perché comunque la randa stabilizza la barca e poi soprattutto col vento che si crea, più quel pochissimo vento che c'è, le vele portano. Infatti invece dei soliti 5 nodi stiamo facendo 6 nodi, che comunque quel nodo in più ci aiuta. Mi sono portato un pezzettino di lana perché voglio mettere dei filetti di lana sulle sartie che indicheranno meglio sostanzialmente quella che è la direzione del vento. Così in avanti non mi sono mai spinto con Sayonara. E qui infatti è tutta la zona di Nora, Pula, Santa Margherita, che in realtà sono molto famose. Sinceramente a me non piacciono perché non mi piace il colore dell'acqua e perché è molto affollata, c'è una spiaggia molto piccola, ovviamente c'è pochissimo pesce. Però non lo so, non mi ha mai fatto impazzire questa zona, anche se è molto turistica. Però secondo me in Sardegna c'è molto di meglio, infatti qua non ci si ferma, si prosegue avanti verso zone molto più fighe. Cari ragazzi, si è fatto mezzogiorno, quindi visto che voglio cucinarmi il pesciolone che ho pescato stanotte, quindi sto utilizzando, vedete, ho rallentato molto in modo da utilizzare l'acqua di mare.
Io mi sono inventato sta pompettina qui che è micidiale, perché ci lavi un sacco di roba, ci pulisci il pesce senza sprecare la preziosissima acqua dolce. E questa ce la pappiamo subito. Gli ho dovuto tagliare la coda, poverina, ma se no non c'entrava nel forno. Senza coda sono 36 centimetri. Allora, io compro ste patate rosse, non so se voi le avete mai prese, sono buonissime. E poi io le tengo con tutta la buccia, pepe bianco, e c'è sto olietto che è micidiale, sul pesce, raga, questo è pesce fantastico. Vi faccio vedere un altro lavoro che ho fatto su Sayonara, perché prima c'era una bombola del gas molto piccola che era qui dentro. Ora questo lo uso come gavone di roba, e in questo mega gavone c'è la bombola del gas, che è il doppio di quella di prima, ma in realtà ce ne posso mettere anche una ancora più grande perché c'è un sacco di spazio. Non mi sono regolato, guardate quanta roba. Ecco, guardate quanta roba. Non riesco manco a trovare una retina per mettere la roba. Magellano Store, aiutami tu, non sono riuscito a trovarla. E niente, quindi avrei voluto appendere tutto come il salame, e poi ho il basilico per non prendere lo scarbuto. Beh, qua è stupendo, davvero. C'è un colore dell'acqua pauroso, sembra una piscina. Poi ci sono questi buchi nelle rocce che sarebbero da andare a esplorare col gommoncino. Alla fine mi sono ormeggiato in una cala meravigliosa che sembra essere una piscina. Ovviamente tuffo per controllare l'ancora e soprattutto per vedere se c'è qualche pesce. In realtà non vedo moltissimo, c'è solo uno scoglio che è molto vicino a Sayonara, però probabilmente non lo toccherei. Comunque non c'è molto, qualche castagnola e giusto qualche occhiata. Allora a questo punto me ne vado a vedere l'ancora per vedere se ho ancorato bene, visto che c'è un botto di vento. Perfetta, l'ancora ha fatto testa, ora me ne posso risalire. Senza pesci, ma tranquillo. L'ancora ha preso bene, non c'è granché sul fondo, c'era qualche mormoretta qui in mezzo a questa Posidonia. Poi c'è quello scoglio isolato, poraccio, e l'ancora però sta lì, un paio d'occhiate. Dai, mo si mangia, va, che la spigola è pronta. Vediamo le patate se sono buone. Un po' crude. Questa spigola è eccezionale, ragazzi. Guardate. Oh, non so se avete notato la tovaglia col granchio blu, il granchione. Momento più bello di tutti, esplorazione col mitico gommoncino e il Suzuchino. Si vola! Allora, voglio andare a esplorare un attimino qui questa costa frastagliata, vediamo com'è. Vedete, qui c'era lo scoglio. C'è questa formazione qui che è spaziale, un geologo impazzirebbe. E guardate la Posidonia dove arriva quando tira lo scirocco molto molto forte qui. Oh, mi dà un senso di libertà sta roba qui che boh, non so raccontarvi. Guardate sta spiaggettina, è proprio rimasta intatta. Sta spiaggia sicuro l'ha creata un fiume, e ve lo dico perché è piena di sassi, vedete, tutti i ciottoli. Molto molto pulita, Guardate quel ramo che è meraviglioso. Fantastico, qua c'è stato un incendio, avete visto le tracce di fuoco? Qui sicuramente c'è un fiume che usciva da lì. E probabilmente l'inverno, quando piove molto, esce ancora un rigagnoletto d'acqua, però adesso non c'è nulla ovviamente. Vedete, questo è tutto, c'è stato un incendio sicuro, si vede, però sta ricrescendo la vegetazione. E così ripassiamo davanti a Sayonara, cercando di andare ad esplorare quelle strane grotte che avevamo visto all'andata. È molto figo, ora stiamo entrando in questa qui. Fortissimo, Qui a motore spento ovviamente. Si è creata questa spiaggetta nei millenni.
aumentando un po' il vento, infatti abbiamo onda in faccia. Ora ce ne torniamo su Saio. Tornando su Saio vado a recuperare il fucile per farmi un giretto sott'acqua. Qui però c'è una riserva e mi devo spostare lontano verso sud, in modo da uscire dall'area. Volevo fare delle belle immagini, ma purtroppo la GoPro mi si è spostata verso il basso e sto riprendendo in maniera orribile. Comunque mi accosto dietro questo ciuffo di posidonia. Non ho pinne e né altro, il fondale è di circa 10 metri, ma ogni tanto fa bene farsi una passeggiata così. C'è una cerniozzola, ve la indico col fucile, ma è piccola e lei se ne va dentro la tana. Poco più avanti, invece, quelli che indico sono due meravigliosi pesci civetta, ma come vedete sto riprendendo tutt'altro. Fortunatamente si riescono a intravedere. Sono un maschio e una femmina e molto spesso creano delle coppie abbastanza stabili. Ecco perché non mi piace sparare a questo pesce, perché molto spesso quando si prende la femmina il maschio la insegue fino alla superficie. Guardate che meraviglia, non hanno neanche paura di me. Sempre nell'ottica delle mie riprese oscene di oggi, guardate quanti trigoni. In realtà sono riuscito a farvene vedere solamente uno e solamente un pezzettino della coda, ma ce n'erano tantissimi, tutti accompagnati da un codazzo di saraghe e triglie che cercavano nel loro scavare rimasugli di invertebrati e altri organismi. Ora ci spostiamo e andiamo verso la spiaggia di Tuerredda, che sembra essere molto molto figa. Attenzione, attenzione, non notate che manca qualcosa qui dietro? È stato fatto male il nodo al gommoncino, meno male me ne sono accorto, sta lì, ma allora lo andiamo a riacchiappare. Ripreso. Alle mie spalle abbiamo superato Chia e ora c'è su Giudeo, che sarebbe questo isolottino qui con questa spiaggia, e poi finalmente Capo Spartivento. Beh, ho trovato il mio posto del cuore, cioè guardate che spettacolo. Qui vicino a Capo Spartivento c'è questa insenatura paurosa, dopo ve la faccio vedere bene. Qui non si può non dormire stanotte, cioè questo, ragazzi, è il paradiso terrestre, ve lo giuro, cioè voi non avete idea di quello che sto vedendo. Ora ovviamente metto la muta e voglio andare a vedere cosa c'è giù, però prima rimontiamo il motore, L'area marina finisce esattamente in questa baia e quindi mi sposto verso destra per poter pescare in tutta tranquillità. Mi immergo subito, quell'acqua è davvero incredibile. Come vedete ci sono dei ricci, purtroppo però non sono quelli che si mangiano. La pesca di Frodo qui li ha completamente sterminati. Tuttavia sembra esserci parecchia vita, come vedete dalle migliaia di pesciolini che mi girano intorno. Alcuni sono castagnole, altri invece sono delle piccole salpe e pesci che poi non riesco a riconoscere perché è ancora nello stadio di avannotti. Faccio un primo tuffo verso il fondo. Davanti a me c'è un bel sarago fasciato. Dalla GoPro sembra piccolo, in realtà non lo è. Tuttavia non voglio sparare perché non voglio spaventare pesci più grandi e lo lascio andare via. Poi il sarago fasciato non è buonissimo da mangiare. Secondo tuffo. Mi immergo e comincio a fare un agguato lungo la parete. Guardate i pesci quanto sono spaventati, qui probabilmente vengono a pescare in diverse persone. In effetti questo comportamento è sintomo che conoscono l'uomo. Comunque io avanzo sperando di trovare qualcosa di interessante. Mi guardo intorno e risalgo lungo la parete. In realtà non ho visto molto, ma da lontano si vede un piccolo barracuda cacciare. Non so se voi riuscite a inquadrarlo. Però è scaltro e si tiene a distanza e non riesco a portarmi a tiro. Guardate qui, questa parete scende intorno ai 30 metri ed è pieno di mangianza. Scendo perché dall'altra parte mi sembra di aver visto una cernia di circa 3-4 kg. Mi affaccio e spero di incontrarla. Tuttavia, quando mi avvicino, lei è scomparsa e al suo posto ce n'è una molto più piccolina. E purtroppo non so per quale motivo fanno questo scatto assurdo. Non riesco più a trovare i pesci. Mi sembrava un po' più grossa. Cerco comunque di seguirla, ma eccola lì. La cerniotta è troppo piccola e non posso sparare. Mi avvicino comunque perché è sempre interessante vedere questi pesci. Guardate come se ne scappa e guardate che strada che fa, tenendosi sempre a distanza del mio fucile. Potrei sparare qui, ma la lascio andare via, sperando di cercare un'altra preda.
Intanto in alto è pieno di pesciolini. Spero sempre che possa capitare qualche bel pesce a tiro, ma purtroppo non si vede nulla. La cernia è scomparsa, incredibile, eh? Ma visto che qualcosa me la devo pur portare in barca per cenare, dall'altra parte dello scoglio ho visto una salpa enorme. Allora cerco di fare questo agguato per prenderla di sorpresa. Mi avvicino e come giro lo scoglio, lei è lì. Un tiro abbastanza semplice. La prendo perfettamente, però la salpa è estremamente delicata e potrebbe strapparsi. Cerco allora di tirarmela su con moltissima calma. Purtroppo l'ho presa in una zona abbastanza debole del corpo e già intravedo l'asta che comincia piano piano a fare un buco sempre più grande. Ora devo fare attenzione, altrimenti il pesce fuggirà. E purtroppo, proprio come ho predetto, il pesce in un'ultima foga riesce a aprire la letta e scappa. La inseguo, è ferita mortalmente e non potrà andare lontano. Però non riesco a dar piano all'arboro, soprattutto perché l'asta si è incasinata con il filo. A questo punto cerco di non perderla di vista e ricarico velocemente il fucile. Se vi dovesse succedere, non perdete di vista il pesce. Questa volta carico solamente un elastico, la salpa è lì davanti e io sono pronto a scendere per darle il colpo di grazia. Mi avvicino e sparo. Stavolta è presa perfettamente nella parte dura della coda e non potrà scappare. La tiro su, è davvero una salpa enorme. E purtroppo comincio già ad accusare i primi crampi. Queste pinne infatti sono eccezionali, tuttavia mi fanno venire dei dolori terrificanti, soprattutto dopo una giornata intensa come questa. Ritorno nel posto dell'agguato e ritrovo il barracuda. Stavolta sono deciso a prenderlo, lo inseguo e scocco un tiro impossibile. Preso perfettamente. Questo credo che sia davvero uno dei migliori tiri che abbia mai fatto sott'acqua, su un pesce non grande e soprattutto difficilissimo da centrare in pieno. Ora che ho pescato la cena, posso tirare sull'ancora, riprendere il gommoncino e ritornarmene in tutta pace su Sayonara, per godermi questa stupenda serata. Mentre torno indietro, un tramonto incredibile avvolge la baia e Sayonara è proprio lì, con tutto il suo fascino. Mi sono fatto una doccia meravigliosa, ovviamente si usano saponi e bagnoschiuma tutti biologici in modo tale che comunque non inquinano il mare. E raga, stasera barbecue, guardate, questo io ho fatto un video, lo trovate su Magellano Store, sul loro canale YouTube, dove spiego come si utilizza. Comunque c'è un sacco di roba da mangiare. Ho pescato un barracuda, avete visto che tiro assurdo, la salpona e poi avevo preso un cefalo sti giorni enorme e sostanzialmente lo mangio perché è un dispiacere lasciarlo. Volevo prendere un pesce pappagallo, ce n'erano di giganteschi, porco Giuda, ma erano furbi come la morte. E poi sulla brace sono buonissimi. Guardate che cena spettacolare, fagiolini, vino e il pesce che sta sbraciando. Purtroppo però durante la cena una luce attrae la mia attenzione. Si tratta sicuramente di un bracconiere che sta pescando illegalmente. Vedere quel sub lì che va sott'acqua a prendersi 20-30 kg di polpi per poi rivenderli mi fa un male che voi non avete idea. Ho pensato veramente di andare lì, di dirgli qualcosa, di spegnergli la luce sulla... Se lo facessi tanto in questo paese per assurdo andrebbe tutto al contrario. Io mi chiedo, ma dov'è la forestale, la guardia costiera, che poi ferma me con la barca a vela e non ferma questa gente sotto gli occhi di tutti? Questi hanno distrutto il mare. E niente, con questo faro in faccia terrificante me ne vado a dormire con una tristezza nel cuore gigantesca. Però si sta benissimo, c'è un venticello delizioso e c'è un profumo di mare, le luci, le stelle, beh, meraviglioso. Buonanotte, a domani. Mamma mia, scusate se ho un po' rinco la mattina perché ho dormito pochissimo. Purtroppo le zanzare, il freddo, il caldo, il coso. Il gommoncino c'è ancora, per fortuna.
Ieri quella storia del bracconiere non l'ho digerita, mi è rimasta qui, porco Giuda. Avrei voluto fare qualcosa, ma i telefoni non prendevano. Guardate pure le occhiate stamattina, non mi sono accorto. No, guardate che spettacolo. Visto che in barca non ho una moletta, lima e si dà una sistemata alla punta qua. Stamattina l'acqua è davvero spaziale. Appena entro trovo una bellissima stella marina, che tuttavia non voglio disturbare. È lì nel suo nascondiglio circondata da questi ricci. Comunque l'acqua è davvero chiarissima e spero di incontrare qualcosa di interessante. Faccio così la mia prima immersione. Sarà un agguato intorno a questo sasso, sperando di trovare qualcosa. Oh, guardate quante stelle marine, ieri mica c'erano. Salpe, saraghi, ma non vedo nulla di grosso. Le castagnole sono tutto intorno e da lontanissimo si vede un grosso cefalo. Voi non lo vedete, allora me ne risalgo la parete per cercare di capire in che modo posso fregarlo. L'unico modo è quello di provare ad avvicinarmi più che posso in apnea. Riprendo fiato, rifaccio tutto il giro al contrario. Ovviamente devo nascondermi dalle rocce, perché le rocce copriranno i rumori del mio avanzamento, soprattutto il rumore delle pinne e del corpo che avanza. I pesci infatti con la linea laterale riescono a sentire tutto. Lui è lì che se ne frega completamente di me, io spero che possa arrivare, ma sta lì tranquillo e si allontana piano piano. Non mi resta che avvicinarmi più che posso e provare a scoccare il tiro. Non sarà facile. Mi avvicino ed è davvero grosso, già penso che potrei mangiarmelo in carpaccio, perché il cefalo è uno di quei pesci che non ha grossi parassiti. È lì e tiro. Lisciato. In realtà, rivedendo la clip, sembra che l'ho preso, però ieri avevo rovinato la punta dell'asta e non sono riuscito a sistemarla bene. Dopo questo brutto tiro mi sposto su un fondale più alto per vedere se ho il fiato giusto stamattina. Quel posto è talmente bello che quasi fa paura. Appena entro c'è la solita cerniozza che mi guarda da lontano, ma è piccola pure questa. Poi ci sono un paio di pesci pappagallo, però li voglio lasciar stare sperando in qualcosa di diverso. Però non si vede nulla, ma guardate quanto scende il fondale. Forse il fondo rende meglio in quest'altra clip. Come vedete ci sono queste pareti di roccia che scendono come delle montagne acuminate verso i 30-35 metri di fondo. Qui ci vuole davvero un fiato della Madò e io stanotte ho anche dormito male. Ma soprattutto c'è quella sensazione oscena del blu che ti risucchia, perché il peso non è adeguato a questa quota. Infatti mi ero piombato per un fondale un po' più basso. Tuttavia mi faccio qualche aspetto e qualche agguato, sperando di beccare qualcosa. Guardate ad esempio dietro questa roccia questi bellissimi pesci pappagallo. Sono piccoli e sono anche femmine, quindi decido di non spararli. Però mi nuotano davvero accanto, potrei sparare in qualsiasi momento. L'acqua è limpidissima, le castagnole mi circondano, non sono spaventate. Tuttavia faccio un'altra decina di tuffi, ma non vedo nulla in particolare. Alla fine riscendo subito dove ero rientrato e c'è questo bel pesce pappagallone. Quasi quasi lo seguo, mi nascondo dietro la roccia e sparo. Preso perfettamente, lo sapete, il pesce pappagallo è uno dei miei preferiti e oggi me lo mangio. Se lo bilanciate bene, corre come un assassino. Me ne sono rientrato sul Sayonara, tanto il pesce l'ho preso e questo è pure grosso, sono quasi 30 cm di pesce pappagallo. E poi sono pronto per andare a esplorare una vecchia casa abbandonata che si vedeva sulla spiaggia. Ancorati perfettamente. Oh raga, ho trovato casa mia, Ora me la ristrutturo, due pezzi di legno, io sono felice così. Qui c'era anche un moletto, qualcuno ci aveva provato a costruire sta cosa, sicuramente abusiva, e gliel'hanno cassata. Comunque questi viaggi devo cominciare a farli in giro per l'Italia, che ne dite? Secondo me è figo. Scalette. Sì, sì. E questa è casa mia, davvero. Vabbè dai, qua abbiamo esplorato pure abbastanza, è ora di cambiare posto. E anche togliere e mettere il motore, vi devo dire che non è la cosa più semplice del mondo, Cioè, è fantastico, ma è un culo. Lo spostamento è breve e da Capo Spartimento ce ne andiamo verso Tuerredda, una delle spiagge più belle della Sardegna. Fotonico. C'è già un sacco di gente sulla spiaggia.
Beh, bagnaccio sicuro, eh. Mi accorgo che intorno alla catena ci sono un sacco di pesci, tra cui un bel rombetto e una bella mormora. Allora, se volete mangiarvi il pesce crudo, ci sono tante teorie. Io vi dico non mangiatelo perché se non lo conoscete, però appena preso, se lo andate a squamare, a pulire, a iriscerare, sostanzialmente il pesce si può mangiare tranquillamente. Dipende dalle specie. Pesce azzurro no, occhio quindi a sgombri, succherelli e compagnia cantante. Invece diciamo pesci tipo il cefalo, anche questo pesce pappagallo qui, potete andare più tranquilli, ok? Vedete? Ottengo questi filetti qua meravigliosi, hanno un profumo micidiale. Alla fine non buttiamo nulla del pesce, eh? Secondo inconveniente della giornata, perché succedono sempre, non avevo legato la cosa, come si chiama, la pompettina, e mi è caduta in acqua. Ora devo subito sciacquarla con acqua dolce. Poi vi racconto il primo. Vedete che è tutta scortecciata questa cima? Perché quando facevo il figo, raccontarvi quando andava veloce il gommoncino, non mi sono accorto che si era slegata da davanti e andare a finire nell'elica. Bravo, bravo Matteo. Comunque avete visto tutti quei saraghi occhiate che si andavano a mangiare gli scarti del pesce pappagallone. Come vi dico sempre io, in mare nulla va buttato, ma se lo buttate nell'immondizia sicuramente non serve a nessuno. E intanto con il prodotto giusto cerco subito di risolvere il problema della pompa che sta in acqua di mare, mannaggia. E dopo un altro bagnaccio si riparte alla volta di una spiaggia ancora più figa. Sto vento è fotonico, guardate. Si va alla grande, 5 nodi e 2, il gommoncino dietro che è impazzito. Senza il gommoncino si guadagna mezzo nodo, anche di più. Un paio d'ore di navigazione, siamo arrivati. Ci sono un paio di cale, una è lì giù e lì dietro ci dovrebbe essere la famosa Cala Zafferano. Io mi sono fatto 2000 problemi, ho chiamato capitanerie, esercito, e c'è il mondo! Ma meglio così, dai, raga, questo è il colore più bello che io abbia mai visto nella vita, vi giuro. Va dal verde al celeste, all'azzurro e poi al blu scuro, nero quasi. È incredibile, un posto da Dio. L'ancoraggio non è stato dei più semplici perché c'è un ventaccio terribile e infilarsi tra ste barche, soprattutto il mostro qui, non è cosa facile, però alla fine è andata bene. C'è un colore pauroso, guardate, cioè guardate, non so descriverlo. Pensate che questo è un poligono militare, diciamo durante tutto l'anno, poi diciamo nei mesi di luglio e agosto si ferma. Vi faccio vedere una cosa che non so se tutti la utilizzate, è questa sorta di campana che serve a scaricare la tensione della cima dell'ancora qui sulle gallocce, in modo tale da evitare che su un'unica catena si sforzi, diciamo, qui sul barbottello. Questa è ufficialmente la spiaggia più bella dove io sia stato. Mi fa ridere perché ci sono quelle due barche immobili, poi c'è Sayonara che sembra che sta a cavallo, bom 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 bimbo. Infatti non si può stare qui. Allora qui c'è anche la suddivisione poveri, ricchi dal catamarano, e io che sono povero non mi sono potuto mettere tra gli altri poveri perché avrei toccato il fondo. Quindi questi sono poveri ancora più fortunati di me. Il mega mostro vicino a noi se n'è andato, era della Nuova Zelanda se non sbaglio, quindi era un sacco di equipaggio. La cosa più figa è che c'era quel ponte che si alzava dove lui caricava il tender. Che figo, eh? Però il menù di oggi, pesce pappagallo al limone e la famosa insalata di riso, più i cefali di ieri sera cotti dentro, ormai pesce su pesce, basta, datemi la carne. Ma la pace di questa cala viene interrotta dai terribili barconi che portano i turisti a vedere il posto, e sono ben 6. Oh, se voi mi seguite e salite su sti barconi, toglietemi il segui per favore, Tutti quelli che si chiamano Rondine, Santa Croce, Lucia Maria, Fiore di Maggio, Fiore di Giugno, per carità, per amor del cielo. Ma a voi piace andare a vedere? Cioè, guardate. Bisogna comunque andarsene perché ora ci aspetta il tratto più lungo di navigazione.
bellissimo, sembra Jurassic Park, davvero. È incredibile, sono queste formazioni rocciose che cadono a picco anche per una cinquantina di metri. Un posto meraviglioso. E non stupisce che ci abbiano fatto un poligono militare, perché poi su queste coste magari non si riesce a costruire nulla, per fortuna. Bellissimo. Guardate la parete di roccia alle mie spalle, sembra che sia stata tagliata con un'accetta e sprofonda in mare. Il mare è di un blu incredibile, non so quanti metri ci sono. Dietro quel peschereccio c'erano 2 delfini che sono venuti e sono passati sotto Sayonara perché gli piace un sacco Saio, non so perché. Bellissimi. L'unico avvistamento però ci ha un po' rincuorato, siamo quasi arrivati pure. Qualche piccola curiosità su Sayonara. Diciamo si va intorno ai 2000 giri al motore e il motore non solo carica le batterie 13 ampere all'ora, ma scalda anche l'acqua, ed è ottima questa cosa del boiler per farsi una doccia calda, che in realtà in questo periodo è meglio farsela congelata la doccia perché fa un caldo bestiale. Ora a 2000 giri quanto consuma? Circa 2 litri l'ora di diesel, quindi molto economico, in una navigazione di 10 ore ti consuma una ventina di litri e si fanno circa 50 metri. Allora, Cala Sapone, che penso si chiami così questa cala, in realtà è piena di barche, ma uno spaziettino lo troviamo, soprattutto tra quelle a destra e queste a sinistra. Non so perché c'è un vuoto, spero non ci sia una secca. Arrivati, madonna, qui ci siamo ancorati tra sabbia, vedete, e scogli. Bisogna essere un po' cecchini, diciamo, a trovare la sabbia, anche se l'ancora che ho io non ha problemi, ma giusto per evitare di rovinare gli scogli. Dietro di me c'è una barca a vela che già avete visto probabilmente nel video della pesca ai capponi, che è la barca Ecnusa, famosa a Cagliari, molto molto bella come barca. Madò raga, sono stanco da morire, porco ciuto. Mo spengo tutto e butto a mare, fine della fiera. Bellissimo, avete visto il fondale diverso dagli altri posti che abbiamo visitato in questi giorni, un po' più scuro, sabbioso, beh anche il momento, perché domani mattina sarà decisamente più chiaro. E con questo tramonto meraviglioso vi saluto e ci vediamo domani mattina. E questo lo vedrete nel prossimo video, dove continuerà l'esplorazione che purtroppo dovrà terminare per un giorno a causa di una avaria imprevista che forse riuscirò a risolvere.